Ciao, insegnante. Hai un minuto? Ho bisogno del tuo aiuto. Per favore, sarà solo un minuto. Charles. Sicuro. Dimmi. Quello che è successo? Stai bene? Sì, penso di sì. Beh, faccio di tutto per imparare l'italiano, ma sento che non sto imparando. Ho provato molti modi per imparare e praticare l'italiano, ma sento che non sto migliorando, insegnante. Ci ho pensato. Forse c'è qualcosa che sto facendo di sbagliato. Giusto, insegnante? Forse. So che sei davvero interessato a imparare l'inglese, Ross. Partecipi sempre alle lezioni. Ti aiuterò? Dimmi qualcosa. Che metodo usi per studiare l'italiano? Forse non è il metodo giusto per te. Beh, faccio un sacco di cose. Voglio dire, ho provato molte cose, ma te lo dirò, spero che tu possa aiutarmi. Ad esempio, ho guardato un video su YouTube. Hanno detto che potevi imparare l'italiano ascoltando quel video. Bene, va bene. Ci sono molti video su YouTube su come imparare l'italiano. Sì, ma è un video da ascoltare mentre dormi. Impara l'italiano mentre dormi. Dicono che puoi imparare l'italiano ascoltando quel video di 7 ore ogni sera. Beh, l'ho provato, ma non so se funziona. Cosa ne pensi? Beh, ho visto questo tipo di video. Ad essere onesti, non penso che sia un buon modo per imparare l'italiano. Non credo che sia scientificamente provato. Voglio dire, insegno italiano da più di 15 anni e non ho visto nessuno studente. Chi ha imparato l'italiano solo ascoltando un audio o un video mentre dorme. Per praticare qualcosa, devi essere sveglio. Per parlare, ascoltare, leggere. Voglio dire, puoi provare questo metodo, va bene, ma solo per integrare la tua routine di studio. Questo è il punto. Sì, sapevo che era troppo bello per essere reale. Sono così stupido. Mi dispiace davvero. No, non dirlo. Sei un ottimo studente. È fantastico che tu provi diversi modi per imparare l'italiano. Grazie, insegnante. Utilizzo anche il metodo di tradurre qualsiasi cosa dalla mia lingua all'italiano. Un partner mi ha consigliato di farlo. Ha detto che è il modo migliore per imparare l'italiano. Il metodo di traduzione per imparare l'inglese è molto popolare tra i paesi non italiani. Pensiamo che se pensiamo nella nostra lingua madre e poi la traduciamo parola per parola in italiano, diventeremo esperti della lingua italiana. Non pensare mai nella tua lingua madre e poi tradurla. Bene, puoi farlo all'inizio, ma poi devi abbandonare quell'abitudine. Porterà a una formazione errata della frase. Questo è quello che farai. Pensa a qualcosa in italiano ed esprimilo con le tue parole. Con l'uso regolare di questa tecnica, puoi formulare frasi rapidamente e iniziare a parlare in modo naturale. Grazie, insegnante. Oh,
Ti ho anche detto il metodo impara l'italiano quando vuoi. L'ho visto in un video. Hanno detto che devo praticare il mio italiano solo quando voglio. Perché non va bene studiare italiano quando non vuoi? A causa della motivazione. Imparare l'italiano quando vuoi? Va bene, ti dirà una cosa molto molto importante. Non iniziare a imparare una lingua straniera se non hai tempo per questo. Sul serio. Qualsiasi conoscenza necessita di miglioramento e pratica costanti. Cerca di studiare meno, ma più spesso. Trascorri 10-15 minuti al giorno imparando l'italiano. Utilizzare programmi, libri di testo e tecniche speciali. La motivazione è buona, ma la disciplina è ancora più importante. Devi farlo regolarmente. Vedo. Hai ragione. Insegnante. Penso sempre alle regole grammaticali mentre parlo con qualcuno in italiano. Questo è un altro metodo che utilizzo per parlare correttamente in italiano. In questo modo, mi assicuro di non confondere. Vediamo. Non dimenticare che la grammatica è importante, ma lo scopo principale delle tue lezioni di conversazione è imparare a comunicare in italiano fluentemente. Se ti prendi molto tempo per scegliere una costruzione grammaticale corretta o rimanere in silenzio, temendo di commettere errori, non sarai in grado di imparare a parlare fluentemente. E non ti dico, dimentica la grammatica. Ovviamente no. La grammatica è importante, ma non pensare alle regole grammaticali mentre parli con qualcuno in italiano. Va bene, insegnante. Non lo farò più. Utilizzo anche un metodo specifico per migliorare il mio ascolto. Cerco di comprendere e tradurre ogni parola pronunciata dall'interlocutore. Non ascoltare tutte le parole dell'interlocutore e non concentrarti su frasi separate. Soprattutto quelli sconosciuti. Meglio concentrarsi su quelli che conosci. Cercare di cogliere il senso generale di quanto detto. Non esitate a chiedere al vostro interlocutore di ripetere la sua parola. Se non riuscivi a sentire qualcosa o non lo capivi, lo ripeteranno o lo spiegheranno in altre parole. Va bene, insegnante. Imparo anche le parole sulle carte e scrivo sempre parole non familiari. Non scrivere parole separate. Imparateli nel contesto. Memorizzare frasi e la loro traduzione. Scrivi tali frasi solo quando ti imbatti in una parola sconosciuta a second time. Una seconda volta e ancora non riesco a ricordarne il significato. Crea un taccuino o un documento separato nel tuo smartphone laptop e scrivi queste frasi solo lì. Lo capisci? Sì, insegnante. Capisco. Anch'io uso questo metodo. Utilizzo libri con traduzione nella mia lingua madre. È quello? Ci sono libri in cui il testo italiano si alterna alla traduzione nella tua lingua madre. Un paragrafo in italiano, poi un paragrafo in un'altra lingua. Ti dirò una cosa. Ci sono pochissime possibilità che questo ti aiuti a imparare nuove parole. Se qualcosa non è chiaro,
Basta scoprire il significato della parola sconosciuta. Dovresti provare a leggere i testi originali utilizzando un dizionario. Ha senso. Lo farò. Grazie mille, insegnante. Un altro metodo che utilizzo è: Mi dispiace interromperti, ma ho una lezione in questo momento. Mi dispiace davvero. Ma torna quando vuoi. certo, professore. E voi, ragazzi? Che metodo usi per studiare l'italiano? Sì, è una buona domanda. Inoltre, metti mi piace al video e dici la tua opinione.